Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Ok. Abbiamo la carta del Sole, amici della Vergine. Il Sole ci parla di espansione, ci parla di crescita, ci parla di prosperità e anche di amici, perché è collegato comunque a quello che è tutta la sfera delle amicizie. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete semplicemente quello che vi serve, il resto lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete semplicemente ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, aprendo la tendina, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ok, allora sono ritornata alla stesa di una volta, diciamo, alla prima metodologia, quindi andremo a vedere la scansione, diciamo, degli eventi a livello temporale e dopodiché andremo a spiegare con i mini tarocchi. Allora, partiamo con il Papa al contrario, un fante di denari al contrario, un asso di bastoni e la carta dell'imperatrice. Allora, sento che qui c'è voglia di espandersi, c'è voglia di crescere, come vi dicevo già prima con la carta del sole. C'è la necessità di trovare nuovi percorsi, trovare nuove passioni. Qui quello che manca con il Fante di Pentacoli è il focus su un obiettivo. Il Fante di Pentacoli normalmente è un'energia che parla di un apprendista, di qualcuno che sta imparando, di qualcuno che si dedica completamente ad un'attività, ad un progetto, ad un obiettivo, ok? Però partendo comunque dal Papa al contrario, qui è come se non ci fosse una presa di consapevolezza o un qualche tipo di riconoscimento per quello che riguarda il progetto, l'idea o quello a cui il Fante di Pentacoli dovrebbe o potrebbe, diciamo così, dedicarsi. C'è la voglia in effetti di questo nuovo inizio. Per qualcuno si potrebbe trattare di un incontro, probabilmente è il Fante di Pentacoli può far riferimento o a un figlio o una persona giovane, giovanile o magari al vostro partner o alla vostra partner anche, indipendentemente dal sesso. Però qui ho come l'impressione che ci sia, come vi posso dire, qualche tipo di non riconoscimento con il Papa al contrario. Normalmente fa riferimento alle tradizioni e alla società, ok? Però è al contrario, quindi c'è qualche cosa qui che o non viene a galla o non può essere riconosciuto o andiamo poi a vederlo dopo con i mini tarocchi. L'imperatrice in posizione centrale, avendo anche la carta con il sole, mi dà da pensare che in effetti si voglia questo tipo di espansione, ma che si faccia fatica. Manca quello che è un'azione di tipo determinato per andare verso quello che è la prosperità, verso quello che è l'abbondanza. Mm? Per qualcuno fa riferimento alla madre e avendo il sole potrebbe essere un rapporto tra madre e figli o il fatto anche di volere dei figli per qualcuno, ok? E poi abbiamo un 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una bella carta, è la carta che parla di successo. È una carta che parla di riconoscimenti, quelli che mancavano all'inizio della lettura con questo papa girato al contrario. Quindi in realtà poi verso la seconda parte della lettura questi riconoscimenti arrivano, ci sono, ehm, c'è una sorta di vittoria, una sorta di successo raggiunto, ok? Dopodiché abbiamo il fante di coppe, quindi un altro fante, ma essendo di coppe ci parla di qualcuno che viene a fare un'offerta, viene a fare una proposta e terminiamo con un bellissimo asso di coppe, ragazzi. Due assi nella lettura e qui si tratta di un inizio di tipo romantico oppure di un inizio con amore. Nel caso, nel caso cerchiate dei figli, l'asso di coppe è, come vi posso dire?
l'idea fecondata, quindi è una forte probabilità che diciamo, non mi va di restringere il campo a 15-20 giorni, però nel prossimo periodo ehm, è facile per molti di voi, se è quello che cercate, che riusciate insomma a mettere in cantiere il progetto che avete in testa, mettiamola così. Può essere un figlio per qualcuno, può essere quest'idea che qui magari non riusciva realmente a concretizzarsi, qui si vede che ha uno sviluppo, ha un inizio. E il fante di coppe per qualcuno può fare riferimento a una persona che sì, viene a comunicare e anche, non lo sento per tanti, però magari per qualcuno risuona, può essere qualcuno con la quale si, o con il quale si abbia una sorta di chiarimento e ci siano delle scuse, perché alle volte il fante di coppe parla di qualcuno che viene a porgerci delle scuse. Ok, andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il Papa al contrario. Abbiamo un 9 di spade al contrario e un cavaliere di coppa al contrario. Io credo che qui questo Papa al contrario faccia riferimento a quell'ufficializzazione che si vorrebbe qui alla fine della lettura e che poi arriva comunque, perché abbiamo il cavaliere di coppa al contrario e qui c'è il fante. Quindi probabilmente ci si sta aspettando un certo tipo di offerta, un certo tipo di proposta. Potrebbe essere un riconoscimento a livello lavorativo, una promozione, un'offerta di tipo romantico, perché comunque ricordiamoci che è un fante di coppe e riguarda quello che è gli aspetti degli affetti. Qui è qualcosa che un passo, diciamo così, ed essendoci comunque anche il Papa, sento che è molto un ufficializzare qualcosa, un contratto anche per molte persone che magari non arriva o che insomma si sta cercando di arrivare a stringere questo accordo, ma si fa fatica. Andiamo a vedere il fante di Pentacoli, infatti è un'altra carta di contratto, però al rovescio, il 4 di bastoni e la carta degli amanti. Sì, qui focalizzatevi su quello che è questo tipo di accordo, perché comunque abbiamo anche la carta degli amanti che parla di equilibrio, di armonia. Però ecco, forse avendo le due carte che parlano un po' di contratti e anche di matrimonio, se vogliamo, che sono girate al contrario, ecco, forse manca questo tipo di legalizzazione, sento. Non è tanto l'andare a convivere in sé, ma è proprio qualcosa che rende la questione ufficiale agli occhi degli altri, agli occhi della società. Sto muovendo un sacco il banco, aspettate un attimo. Ok, ho spostato un po' la camera nella speranza di non farvi più venire il mal di mare. Ok, andiamo a vedere l'asso di bastoni. 4 di spade e la carta della morte al contrario. Qui qualcuno ha bisogno di fare un po' il punto della situazione e di capire che cosa fondamentalmente può dare un nuovo tipo di entusiasmo. Qui abbiamo la morte al contrario e una carta che è il 4 di spade che parla comunque di guarigione. Anche la morte parla di rigenerazione. Mi parlano di riciclaggio. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di riciclare un'idea, di riciclare qualche tipo di struttura. Potrebbe anche essere una struttura fisica come una cascina, un ricovero per animali, mi dicono. Scrivetemi nei commenti se vi risuona. C'è qualcuno qui che avrebbe la possibilità di ristrutturare qualche cosa. Potrebbe essere una casa perché comunque abbiamo 2-4 qui. Però avendo la morte al contrario, non lo so, è come se ci fosse una sorta di difficoltà a, così, a rigenerare, a riprogrammare l'idea, se vogliamo, fare un restyling. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un cavaliere di spade e nuovamente la carta del Papa. Ragazzi, qui fa riferimento o a un matrimonio, o a una madre, o a qualche cosa di legale, di ufficiale.
Qui c'è qualcuno che ha bisogno di certezze, mi viene da dire, di sicurezze. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un asso di spade, quindi un altro asso, ed è il terzo. Un 8 di bastoni, molto bene. E un 5 di denari. Allora, io credo che qui, nella seconda parte della lettura, con questo 6 di bastoni, arriva una comunicazione, arriva un chiarimento, arriva una notizia. C'è quello che è un taglio, quello che qui con la morte non si riusciva a fare perché era al contrario, qui con l'asso di spade si riesce ad effettuare questo tipo di taglio, a comunicare questo tipo di verità, perché ricordiamoci che l'asso di spade è sempre quella verità che viene comunicata, che può anche essere vista come una presa di consapevolezza, quindi una verità che si racconta a se stessi, di cui si prende consapevolezza. E questo fa sì che ci siano notizie, che ci siano novità in arrivo. L'otto di bastoni è una carta che accelera i movimenti delle carte intorno, ok? Quindi tenete presente che avete anche questo 5 di pentacoli. Fate attenzione perché il 5 di pentacoli parla di una situazione o di una perdita, diciamo così, di tipo finanziario, ma qui non lo sento tanto perché non ci sono tanti denari. Credo che sia più una perdita da un punto di vista di ruolo, mi viene da dire, perché quando c'è il 5 di pentacoli c'è sempre un po' la tendenza a fare la vittima, ad essere un po' in quella mentalità un po' negativa, un po' di anche staticità, perché è una carta, ci sono due vagabondi che avrebbero la possibilità di ripararsi all'interno della chiesa, di entrare e ripararsi dalla neve, vedete che nevica, ma sono talmente abituati a vivere in queste condizioni che alla fine preferiscono stare lì così perché non saprebbero vivere in un altro modo. Ed è un po' la tendenza a livello, diciamo, emotivo, che esprime questa carta, il fatto di dire sì, ok, però ormai sono in questa realtà, riesco a gestire questa realtà e faccio fatica a fare un passo per cambiare. Questo è l'atteggiamento che cambierà con queste due carte, ok? Quindi si arriverà verso quello che è un riconoscimento sia di se stessi nei confronti di se stessi, sia di sé nei confronti degli altri. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 4 di coppe al contrario, un 7 di coppe e la carta dell'eremita. Sì, qui sento che qualcuno probabilmente verrà a farvi una comunicazione o ci sarà un dialogo, una comunicazione, un confronto con qualcuno. Il punto qual è? Che a voi non convince tanto, eh? Perché qui avete un 4 di coppe al contrario, che è un po' la carta, se vogliamo, del masochista, no? Però iniziano a intravedersi delle possibilità e si inizia a considerare l'idea di intraprendere questo viaggio da soli. La carta dell'eremita è una carta che indica una sorta di solitudine ma ricercata. Qui c'è bisogno, e tra l'altro è anche la vostra carta, c'è proprio bisogno di trovare quello spazio, avevamo un 4 di spade, vero? Sì. C'è bisogno di ritrovare quello spazio per ritrovare la propria essenza, per andare dentro. Ricordatevi che la carta del sole negli arcani tradizionali è raffigurata da un bambino a cavallo, su un cavallo bianco. Ok, quindi si parla di innocenza, di purezza, di bontà d'animo e qui avete bisogno, e con la carta dell'eremita avete tutte le doti, le esperienze e la saggezza necessari per intraprendere questo tipo di viaggio da soli, ok? Qui non aspettatevi l'aiuto di nessuno. Diciamo che sento che questa chiacchiera sì, in un certo senso vi darà ragione, ma fondamentalmente poi alla fine di avere la ragione non, insomma, non vi importa poi tanto. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Ok, abbiamo un 10 di bastoni al contrario, un 3 di pentacoli e un 8 di coppe. Di nuovo qui si intravede il fatto che a un certo punto vi staccate, vi staccherete e inizierete a fare il vostro percorso da asso di coppe da soli. C'è comunque sempre un 3 di pentacoli, quindi rinnovo la questione, il discorso casa che potevo aver accennato prima. Ma qui c'è un lasciarsi indietro le responsabilità o perché comunque è al contrario, quindi può anche essere che qualcuno non possa lasciarsi indietro determinate responsabilità e può essere qualche tipo di peso familiare, magari proprio legato alla madre. Lo dico perché qui c'è un'imperatrice al contrario. L'imperatrice fa sempre riferimento o a nostra madre
o all'archetipo della madre, quindi all'essere madre di noi stessi. C'è qualcosa, o anche al diventare madri per quello che riguarda le donne o padri, genitori in generale. Anche se poi in realtà il padre è più rappresentato dall'imperatore, però l'imperatrice è proprio quell'energia che accoglie tutto quello che arriva a braccia aperte, no? È il divino femminile, diciamo. Ok, bene, comunque direi che non è male. Comunque si finisce con un asso di coppe, c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo tipo di percorso solitario per una ritrovata saggezza. Qui avrete veramente la possibilità di fare quello che all'inizio del periodo, diciamo così, avreste voglia, ma ancora non si può. Qua si smuovono le cose, c'è una chiacchierata, c'è una comunicazione. È come mettere in chiaro le cose che qui con questo 4 di bastoni al contrario e il Papa al contrario non si riescono a chiarire o perlomeno adesso non sono chiare, ok? In un futuro ci sarà una sorta di chiarificazione, di nuovo inizio, di nuovo tipo di percorso anche, e lo vediamo anche qui poi con queste due carte. Andiamo a vedere con Osho che cosa hanno ancora da dirvi, andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede di questa situazione. Abbiamo la prima carta che è comprensione, bellissima carta, e anche qui la gabbietta è aperta, ok? Qui è un'apertura. La gabbia qui è aperta, quindi se si vuole si può volare liberi. Invece questa figura, questo uccellino è lì seduto e sta immaginando che cosa voglia dire volare liberi come gli altri. In realtà gli basterebbe sbattere le ali ed è libero. Quindi vi basta proprio poco per uscire da questa situazione di non riconoscimento, anche un po' frustrante, che state vivendo qui all'inizio. Qui è un po' come vi dicevo, è non avere un focus, non avere bene un obiettivo. C'è qualche tipo, se fosse una relazione di coppia o anche una relazione lavorativa, va bene lo stesso. Non c'è un reale equilibrio tra le parti, io sento qui, e una delle due parti potrebbe essere un po' troppo, diciamo, fuggitiva, anche se non è la parola giusta, un po' troppo così assente, mi viene da dire. E poi abbiamo la carta di un'apertura e la carta della giustizia. Può essere che arrivi qualche cambio per giustizia divina, c'è anche l'asso di spade qui, oppure semplicemente fa riferimento al fatto che vi renderete conto che cosa c'è bisogno di tagliare. Vi ricordo che anche qui avevate la morte al contrario che parla anch'essa di tagli, fondamentalmente. D'accordo, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Wow, carta numero 20, dopo vita. È una bellissima carta e c'è come un'esplosione, mi viene da dire, di energia tutto intorno alla figura e poi un fascio di luce che in un certo senso chiama, attira questa persona. Vi faccio presente una cosa, mm, vedete questi disegni che ci sono così, no? Ricorda un po' il modo in cui si muove l'energia. L'energia, qua noi abbiamo i chakra, però il campo energetico si muove, diciamo, in questo senso anche, no? In- Ha un nome questa, questa disposizione energetica. Se qualcuno lo sa, lo scriva nei commenti. Adesso mi sfugge, però comunque è una sorta di disegno, se vogliamo, di come gira il campo energetico e c'è questa sorta di risucchio e questa carta parla del dopo vita. Quindi qui quello che sento da dire, quello che sento di dire, la metto vicino alla carta della morte perché? Perché fondamentalmente parla di quello che è quello che c'è oltre. Mm? E parla anche del fatto che l'energia non si distrugge, semplicemente cambia, si trasforma, ok? Quando si passa a miglior vita, diciamo così,
c'è questa, le anime vengono così risucchiate, richiamate verso questa luce, è quello che si chiama il tunnel, no? Che comunemente si dice ho visto la luce in fondo al tunnel, ecco, è proprio quel tunnel lì, si è richiamati verso la luce. E quando si passa oltre poi si rimane, ve la faccio breve, proprio veloce, si rimane nell'etere, diciamo così, nell'universo, fino alla prossima reincarnazione, fondamentalmente. Non lo so, la sento una carta molto di illuminazione, molto di ascensione, mm? Molto di nuovi inizi. Bene, fatemi sapere nei commenti. Io intanto vi ringrazio di essere rimasti qui con me, spero che la lettura comunque vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Di nuovo vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!